Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di dicembre 2022. Cosa vedo qui? La stella. Si parla di sogni, si parla di desideri. La carta della stella è collegata fortemente con l'intuito, con il destino e con quello che è anche il proprio scopo di vita. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di più oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora, cominciamo con un 5 di spade, la carta dell'eremita, il re di coppe e la carta della giustizia. Il 5 di spade è una carta che parla di conflitti, parla di discussioni e di lotte mentali. È una carta che crea un certo disorientamento. E in effetti vi sento o isolati volontariamente o soli in questo momento specifico. Il re di coppe mi dice che ehm, potrebbe essere una persona alla quale voi facevate riferimento o, con la o alla quale fate riferimento, insomma. Può essere anche la persona con la quale avete avuto la discussione. Andiamo poi dopo a vederlo meglio con i mini tarocchi. E poi abbiamo anche la carta della giustizia. Qui si parla di qualche tipo di accordo o di regolarizzazione che probabilmente andrebbe fatta. Andiamo a vedere che altro vi dicono. Allora, abbiamo un 10 di spade, il 3 di spade e la regina di denari al contrario. Quindi ho come la sensazione che ci sia una ferita qui da elaborare verso fine anno. C'è qualche cosa che ha bisogno di essere lasciato indietro con questo 10 di spade. Ho come l'impressione che questo eremita sia una fase di solitudine non voluta, ovvero che vi sentiate così ehm, anche all'interno di decine, cioè di un gruppo. È una sensazione di solitudine vostra. Probabilmente qualcuno qui non si sente capito, perché avere la regina di pentacoli al contrario mi fa proprio pensare ad un certo tipo di aridità spirituale, di aridità emotiva, affettiva, soprattutto perché vedo anche queste due carte. C'è una forte sofferenza, ma manca l'abbondanza. L'amore è sano, ragazzi. Andiamo a vedere con i mini tarocchi cosa riesco a dirvi di più. Intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023. Se vi interessasse partecipare, ho pubblicato un video e trovate anche di quello il link qui sotto, dove appunto spiego un po' il programma e le modalità di svolgimento del corso. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo un papa al contrario e di nuovo la regina di denari al contrario. Sì, ho la sensazione che stiate un po' lottando per essere riconosciuti, per prendere il vostro posto all'interno di una situazione o di una relazione. Andiamo a vedere la carta dell'eremita. Cinque di coppe, di nuovo la carta della stella. È come se ci fosse stata una delusione, perché abbiamo 5 e 5. Una delusione dal punto di vista di un sogno, di un obiettivo. Credo che qui si arrivi da un'aspettativa di un certo tipo di relazione, di un certo tipo di accordo. Perché sia il Papa che la giustizia sono due carte che parlano proprio anche di contratti. Il Papa più nello specifico anche di matrimoni. Andiamo avanti, vediamo il Re di Coppe.
Abbiamo un 10 di pentacoli, un re di pentacoli e un 3 di pentacoli, tanti pentacoli, e un 3 di pentacoli al contrario. Re e regina di pentacoli, Quindi si può parlare di una coppia per destino, qualsiasi sia la relazione, sia che sia una relazione romantica o magari familiare, perché comunque avendo tanti re si può parlare di un genitore magari, o comunque di un parente a livello familiare, perché comunque il 10 di denari ricorda anche la famiglia allargata. Ho la sensazione che vi stiate aspettando o state sperando di ricevere un qualche tipo di aiuto da questo re di coppe. Vediamo perché questa giustizia. 9 di bastoni al contrario. Manca qualche tipo di indipendenza con il 9 di pentacoli, Sono 2 9 in realtà. Ho la sensazione che qualcuno sia un po' rassegnato a questo tipo di situazione per una questione di contratto, per un contratto che c'è in atto. Può essere che sia veramente il contratto di matrimonio, È come se ci fossero delle questioni legali legate a questa situazione o a questa relazione che non vi permettono di essere indipendente, non vi permettono di prendere una certa strada. Andiamo a vedere il 10 di spade. Wow, gli amanti. Il 5 di bastoni e il diavolo. Si parla di una scelta per amor proprio, e qui gli amanti in questo caso parlano di quello che è la scelta, perché comunque quando c'è il diavolo si parla di condizionamento, di controllo, di qualche tipo di schiavitù che normalmente è volontaria, cioè siamo noi che vogliamo rimanere lì in quella situazione. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo un 2 di spade e una regina di coppe. Qui c'era il re di coppe. Sì, ragazzi, per molti ho come la sensazione che sia una questione di tipo familiare, dove c'è qualcuno all'interno della famiglia che ha bisogno di essere appoggiato per un qualche tipo di percorso, per un qualche tipo di questione, ma non... È come se ci fosse qualcosa che vincola troppo. E per qualcuno può essere un genitore, come vi dicevo. Andiamo a vedere la regina di denari al contrario. Re di coppe, wow, re, regina di coppe, re, regina di denari. Abbiamo la carta del carro e l'otto di spade. Guardate, allora, quando c'è la regina di coppe e vedendola con il 2 di spade, il 3 di spade, quello che vi posso consigliare è di portar pazienza. Allora, siete in un momento, secondo me, dove avete bisogno di capire qual è il vostro desiderio, la vostra verità. C'è qualche cosa di cui probabilmente siete pentiti di aver fatto o più fatto che detto, ma per qualcuno può anche essere detto perché c'è questo 5 di spade. Probabilmente vi aspettate che questo aiuto, diciamo così, da parte dell'esterno, perché siete in una fase fisica contrattuale dove non vi potete muovere molto. Ma quello che vedo qui è che molto dipende dal vostro modo di percepire e di vivere la situazione, perché voi avete ancora questo dolore, questa ferita aperta e con la regina di coppe c'è sempre questo sali e scendi a livello emotivo e non è un buon momento, se vogliamo, per prendere delle decisioni, perché fondamentalmente non vedete ancora chiaro, quindi è difficile muoversi con questo carro. Il carro in realtà c'è, quindi un movimento a livello di pensieri c'è, a livello di... Diciamo che da questo diavolo si passa a un 8 di spade, come energia molto più morbida, diciamo. È come se nella seconda parte della lettura eh,
riusciate a lavorare quello che è il tipo di sofferenza magari creato da questa discussione o da questa lotta che avete avuto. Andiamo a vedere per i single qualche carta in più. La sacerdotessa, l'asso, wow, l'asso di denari e un 4 di bastoni al contrario. Allora, qui, ragazzi, qualche cosa inizia. Abbiamo l'asso di pentacoli. È un inizio, un dono, una nuova strada. È vero, c'è questo 4 di bastoni che è girato al contrario, quindi probabilmente non è ancora qualche cosa di fortemente concreto, ma è un buon inizio, ok? Voglio una carta per la sacerdotessa. Guardate, fante di bastoni e 5 di spade. Quindi vi dico che potrebbe essere qualcuno della famiglia, giovane, nel caso abbiate figli potrebbe anche essere un figlio, con la quale avete una discussione, appunto, questa lotta perpetua. C'è qualcosa che non vi fa sentire in qualche modo nel vostro potere, non vi fa sentire riconosciuti, ok? E qui, con la carta della sacerdotessa, ehm, è una carta di forte femminilità in realtà, è una carta di ricettività, è una carta che vi dice di ascoltarvi dentro per riuscire ad avere questo dono, questo nuovo inizio con l'asso di pentacoli. Voglio un'altra carta per questo 4, grazie. Wow, 7 di pentacoli al contrario e 4 di coppe al contrario. È vero, 4 di bastoni probabilmente è una fase, un'aspettativa che voi avete, questa sorta di stabilità che voi volete, per un po' di impazienza, ma perché è come se aveste bisogno di certezze, aveste bisogno di qualche cosa di concreto. Tutto dipende dal fatto che non vi sentiate nel vostro potere personale. Tutte e due le regine di denari sono girate al contrario. Però ecco, fondamentalmente ho come la sensazione che vi dicano di non attaccarvi troppo ai desideri, perché ci sono delle buone prospettive. Nel caso stiate conoscendo una persona, ipotesi, che potrebbe essere questo fante di bastoni, o nel caso questo fante di bastoni debba arrivare, che non lo conoscete ancora, eh, sento che qui i semi in realtà ci sono per una relazione prospera. Non c'è probabilmente la certezza di cui avete bisogno voi, ma per una questione di vostra impazienza, perché siete voi che per sentirvi sicuri avete bisogno di certezze, però diciamo che la relazione è talmente giovane che non si possono oggettivamente ancora dare delle certezze. Siete ancora in fase di valutazione, state ancora cercando di capire se avete delle cose in comune. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Questo fante di bastoni per i single sento che qualcuno lo conosce già, da un po'. Allora, per le persone che sono in una relazione abbiamo un 2 di pentacoli, abbiamo la carta della temperanza, la luna e un 9 di spade. Allora, interessante perché questa è una carta di alti e bassi, questa è una carta di equilibrio. Quindi per certi versi avete bisogno di rimettere, anche la giustizia è una carta di equilibrio, avete bisogno di rimettere in equilibrio quello che è la vostra parte emotiva con la vostra parte pratica, mi verrebbe da dire, con la vostra parte mentale, con la parte più organizzativa. E difatti qui abbiamo anche la temperanza. La temperanza parla di pazienza e qui vi ricordo che i single avevano la carta dell'impazienza. Quindi siamo un po' sul ok, quando fate un lavoro di legge di manifestazione e lanciate un desiderio all'universo, dovete anche poi lavorare con la legge di assunzione, cioè dare per scontato che sia già vostro quel desiderio, ok? Senza cercare di forzare troppo o di essere impazienti o no, io ce l'ho già.
comportatevi come se aveste già quel tipo di cosa che avete chiesto, ok? La luna mi riporta un pochettino al passato, vi devo dire, e la sento un po' collegata con questo 2 di spade, e anche il 9 di spade mi dice che ci sono delle preoccupazioni legate a situazioni che ormai non ci sono più, e quindi anche tutte queste preoccupazioni, questo dolore probabilmente che si vede anche un pochettino qui, è più una vostra idea, più una vostra, tra virgolette, creazione per paura che come vi posso dire, rimanifesti qualche tipo di questione. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere come chiudiamo la lettura. Ok, guardate. Equilibrio. Carta della giustizia, con la bilancia. Allora, qui parla di essere focalizzati, anche la stella io ci metterei perché parla di energia centrata, di concentrarsi, di focalizzare l'obiettivo, di non farsi distrarre e di autocure, autococcole. Io sento che qui questa carta parla di quello che è il giusto equilibrio tra il dare fuori e il dare dentro, il dare alla mente e il dare al cuore, quello che è il dovere, quello che è il piacere, diciamo così. È un po' come il dover calibrare la parte, sì, appunto, un po' più di dovere con quella di piacere, la parte del do agli altri con do a me. È una bellissima carta, devo dire. Carta numero 24. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Come sempre, vi ringrazio anche di tutto il supporto che mi date, dei like, dei commenti, delle donazioni. Ogni tipo di aiuto per me è importante. Ci tengo ad augurare a tutti quanti voi un felice e sereno Natale, che possiate veramente trascorrerlo in pace, armonia e abbondanza con la vostra famiglia e con i vostri cari. Io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!